Ogni volta che interrogate un server o aprite un pacchetto dati, lasciate una firma indelebile, il vostro indirizzo IP, una stringa numerica che dice chi siete e da dove vi state connettendo. E no, oggi non vi parlo di attivare la classica VPN. Intendiamoci ragazzi, la VPN fa il suo lavoro per privacy di tutti i giorni. È veloce, ma non sicura, e si basa su un singolo tunnel statico. Oggi, invece, passiamo alla vera OPSEC di livello avanzato e impariamo a configurare IP Ghost. Però, ragazzi, preciso una cosa: scordatevi lo streaming o il gaming. Questo sistema è lento, rallenta la connessione perché fa rimbalzare i vostri dati su 3 nodi cifrati della rete Tor. E quindi a cosa serve? È un demone di rete nato per scopi precisi: penetration testing, bug hunting, attività di security, dove serve anonimato totale. IP Ghost forza una rotazione automatica del vostro IP ogni manciata di secondi, trasformandovi in un bersaglio mobile. Un fantasma digitale impossibile da agganciare o da loggare da qualsiasi tracker. E quindi mettetevi comodi, scaldate il terminale e diventiamo invisibili. Con il comando git clone installiamo il nostro repository di IP Ghost, diamo un invio e lui farà la sua clonazione. Con il comando cd IP Ghost entriamo nella cartella di IP Ghost. Una volta entrate nella cartella diamo un ls e come possiamo vedere abbiamo le nostre sottocartelle. Digitiamo di nuovo un ls, abbiamo lo script in Python e l'installer. Bene, e ora una volta arrivati qui la prima cosa da fare è dare i permessi di esecuzione all'installer. Quindi puliamo il terminale e con il comando chmod +x install.sh e sudo./install.sh, oltre a dare i permessi, lo avviamo direttamente. Inseriamo la nostra password, dopodiché diamo uno yes. Il sistema ci ha chiesto se volevamo procedere e digitando y lo script adesso ha scaricato in automatico tutte le dipendenze necessarie, tra cui Tor, MakeChanger e tutti gli strumenti per instradare il traffico. Bene, e ora prima di avviare il nostro IP Ghost dobbiamo dire al nostro browser, quindi il nostro Firefox, dove far passare il traffico dati per sfruttare il tunnel. Apriamo il nostro Firefox, andiamo nelle impostazioni, andiamo giù e troviamo impostazioni di rete. Clicchiamo su Settings e ora dobbiamo configurare il nostro proxy in manuale. Quindi ci spostiamo su Manual Proxy e sul nostro SOCKS host ci scriviamo il nostro host, quindi 127.001, e come porta ci inseriamo la 9050, che è quella standard usata per il servizio Tor. Dopodiché abbiamo, come potete vedere in basso, il SOCKS versione 4 e il SOCKS versione 5. Questo, ragazzi, questo passaggio è fondamentale. Perché bisogna usare il SOCKS 5? Perché se usassimo il SOCKS 4 rischiamo un DNS leak che rivelerebbe la nostra vera posizione. Quindi diamo un ok, chiudiamo il nostro browser e torniamo nel nostro terminale. Bene, ovviamente differente comunque dagli altri tool, IP Ghost per avviarlo dobbiamo avviarlo con i diritti di super admin, quindi con un sudo IP Ghost diamo un invio e lui si avvierà con il proxy che noi gli abbiamo dato con il nostro SOCKS versione 5. E come potete vedere il tool, una volta avviato, ci fa subito una domanda fondamentale: ogni quanti secondi vogliamo che il nostro indirizzo IP cambi in automatico? Per questo test io inserirò 3 secondi, così la rotazione sarà velocissima. Scriviamo 3, diamo un invio e qui invece ci chiede per quanti cicli farlo. Inserendo quindi 0, lo script continuerà a ruotare l'IP all'infinito finché non lo stopperemo noi a mano. Diamo in infinito e diamo un ok. Infinite mode activate. Quindi ora ragazzi, lui ci sta cambiando ogni 3 secondi il nostro indirizzo IP. E come potete vedere siamo passati da una città all'altra. Ora la nostra identità di rete sta letteralmente rimbalzando in tutto il mondo. Bene, ora per mostrarvelo ragazzi spostiamo un attimo IP Ghost qui, apriamo il nostro browser e come potete vedere lui ogni 3 secondi in maniera randomica e all'infinito sta cambiando la mia localizzazione. Per questo andiamo con un ping.eu e possiamo vedere esattamente il nostro indirizzo IP che cambierà ogni 3 secondi. Bene, al momento abbiamo il 185.220, refreshiamo la pagina e ci abbiamo il 194. Lui ogni 3 secondi cambia l'indirizzo IP, quindi
3 secondi sono passati, raggiorniamo la pagina e abbiamo il 192. E così, ragazzi, all'infinito, fino a quando io non vado nel mio terminale e stoppo IP Ghost. Chiunque provi ad analizzare i log del mio server o a tracciare la mia sessione in questo momento si ritroverà davanti a un bersaglio mobile, impossibile da tracciare in tempo reale. Quindi, prima di concludere il video, ragazzi, per fare chiarezza, IP Ghost non è il sostituto della nostra classica VPN. La VPN vi serve per l'uso di tutti i giorni, per lo streaming, per il gaming, perché è veloce e vi dà un tunnel criptato e stabile. IP Ghost invece è uno strumento chirurgico. Sostanzialmente distrugge la velocità in cambio di un anonimato estremo e dinamico. Si usa nei laboratori di sicurezza, nel penetration testing o quando dovete fare analisi OSINT, senza lasciare quindi tracce fisse. Come sempre, la cyber security richiede testa ed etica, quindi usate questi tool nei vostri ambienti virtuali solo per studiare e proteggere i vostri dati, mai per fare cavolate. Vero Gino? E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti se avete seguito questo tutorial e se vi è partito a primo colpo. Come sempre, come diciamo io e Gino, restate curiosi, restate etici e soprattutto restate invisibili.